Fate introspezione, guardate dentro, cercate di eliminare tutti i vostri difetti. Questa è vera sadhana, quella più difficile. Dovrete farla a qualsiasi costo. Il mero sviluppo intellettuale è nulla, è facile. Sedete nella biblioteca centrale di Calcutta per 6 anni con un dizionario a fianco. Potrete sviluppare il vostro intelletto, ma lo sviluppo spirituale necessita di uno sforzo maggiore per tantissimi anni. Molte vecchie abitudini viziose devono essere spazzate via. Vi sono molti famosi pandit e sannyasi che possono parlare per una settimana su un versetto della Gita o delle Upanishad. Essi suscitano rispetto, eppure la gente non li ama perché hanno ancora grandi difetti. Non hanno fatto nessuna sadhana rigorosa per eliminare i loro difetti. Hanno sviluppato soltanto il loro intento fino ad un alto grado. Che peccato! Tira leggermente la scritta. Ok, basta. Cosa hai letto? Parla di sviluppo intellettuale, crescita spirituale. Crescere, tutto crescere, sviluppare, no? Migliorare. Il corpo deve essere sano e anche duro, forza, no? Il corpo deve essere, non deve essere i tessuti deboli, il corpo deve essere anche dura e sano, no? Dura intende la forza. Invece la mente deve sviluppare in che modo? La mente deve essere la mente chiara, deve essere la mente chiara. Intelletto particolare è la mente è chiaro, l'intelletto, per avere la chiarezza, l'intelletto deve essere acuto, non superficiale. Se sei acuto, capisce, comprende e la chiarezza sempre è la vengola. Il sentimento, le emozioni, parte della mente, il sentimento dell'emozione come deve essere? Emozioni. Fluide. Fluido. No. Fluido. Poi. Chiare. Calme. Le emozioni è soddisfatto, contemplato. Punto. Contemplato vuol dire che appunto soddisfatto. Quando hai buona soddisfazione, la mente è molto acuto, la soddisfazione è acuto, la chiarezza sempre c'è. Se tu nasce, anche tu non riesci a approfondire la chiarezza non c'è. Il corpo anche sviluppare, deve avere la forza, poi la mente sviluppare. Se essere acuto tu devi concentrare, se tu pratica concentrazione, ogni cosa concentra.
ogni cosa tu un attimo la collega e sviluppa concentrazione. Tu prendi una foglio, vedi il foglio intero, poi nel foglio tu vedi una riga, vedi questa riga, con c'è solo righe, varie righe, poi un riga, c'è un punto, c'erano piccole macchie rosso o nero o bianco, stai là. Usando questo punto, riga è sparito, anche foglio è sparito. E così, semplice, così ogni cosa, ogni giorno, un po' impegnare questa concentrazione. Dall'estremità deve arrivare al centro, rimanere un attimo là. Questa è la pratica che devo seguire, così un po' di rallentare, no? E poi visto che il corpo possa, la mente è chiaro, ancora abbiamo l'anima. L'anima come deve essere? Pura. Pace. Pura e pace, il beato. Non è facile arrivare al beato, almeno la felicità, senza disturbi. La mente sempre non deve sentire disturbi, un po' senza agitazione, senza confuso. E l'anima, la mente è molto rilassata, la mente sembra input, fai l'anima, invece l'anima è un po' non troppo coinvolgere con la mente e l'anima deve impegnare altre cose, altri tipi di input, così ascoltiamo un discorso oppure leggiamo una bella parola, un preghiera o ascoltiamo o recitiamo il mantra o facciamo una preghiera. Questa cosa facciamo perché l'anima non vuole ascoltare più mente e coinvolgere un'altra cosa, che deve dare la pace. Sicuramente che quindi è importante, tu devo capire che cosa dai a pace attraverso, ma quando che cosa dai pace, tu devi riconoscere io sono buono, io sono in pace. Se tu coinvolgi con solamente, tu cominci a dire io mi piace, così perché la mente vuole essere piace. Cosa differente devo capire. Così. Non è detto tutta la piace è la pace. No. E la pace non serve la piace. La pace tu devi essere. Così. E cosa le sviluppò? Cosa vuol dire le sviluppò? Non solo anche necessarie l'idea intellettuale, quindi anche qualche pratica devo fare. Qualche pratica devo fare con coscienza. Grazie. Grazie. Om Sarana Bhavatu Sarana Bhunaktu Sarviryam Karavavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Siamo insieme e camminiamo insieme verso la purezza, la pace, la stabilità. Budevam Bhojanam Prasadam. Grazie. Cosa ricordiamo Sant'Anato? Grazie.